Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2026, che è un anno 1, ossia è l'anno dell'inizio, l'anno del mago, l'anno della semina di tutto ciò che ti porterai avanti per i prossimi 9 anni. Abbiamo avuto un anno 9, il 2025, si è chiuso, si è pulito, non si è rimandato più affinché potessimo entrare in questa splendida opportunità dell'anno 1 col 2026. Allora, proprio per questo oggi andiamo a fare una lettura di tutte le 12 case astrologiche, ossia che sono tutti gli ambiti della tua vita, no? Quindi andiamo a fare una mappa concettuale di ciò che arriverà quest'anno per te, un sentiero magico, rivelatorio, che ti offrirà la possibilità di avere maggiore consapevolezza per la tua prosperità. Quindi andiamo a vedere la casa 1, che è la casa dell'ascendente, casa 2 soldi e risorse, casa 3 comunicazione e studi, casa 4 radici, famiglia, casa della creatività, la 5 casa 6 lavoro e salute e via dicendo, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, affinché la vostra storia di vita, il vostro capolavoro di vita sia ben fatto, è importante che seguiate un sentiero, come lo propongo sul mio canale, un sentiero sciamanico, che è la risoluzione di tutto ciò che volete realizzare. Per chi ancora non l'avesse fatto, sotto all'info box vi propongo la pratica dei 21 giorni, che ha dato a tutte le nostre sorelle e fratelli dei risultati strabilianti, straordinari, nel conseguimento della loro missione, del raggiungimento dei loro obiettivi di vita e tutto ciò che riguarda quello che tu desideri. Poi a gennaio partiremo con le masterclass e lì sarà qualcosa di straordinario, o sì o sì. Va bene. Allora, detto questo, partiamo, facciamo tutte le 12 case astrologiche. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te affinché tu possa avere bellezza, prosperità e gioia. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Mettiamo 3 carte per ogni casa astrologica. Leone 2026. Prima casa, la casa dell'ascendente, la casa di chi sei e come inizi l'anno. 1, 2, 3. Seconda casa, la casa dei soldi, delle risorse, del valore, delle abilità finanziarie. Allora, 1, 2, 3. Terza casa, la casa dei viaggi brevi, della comunicazione, degli studi, degli interessi personali, dei fratelli. Vediamo un po' il contesto intorno. Quarta casa è la casa astrologica della casa, cioè della famiglia, delle radici, della famiglia di origine. 2 e 3. Quinta casa è la casa della creatività, degli svaghi, dei divertimenti, della vitalità che avrai quest'anno, anche dell'amore più leggero, dei flirt, del divertimento. Vediamo, quinta casa. Sesta casa è la casa del lavoro e della salute, la capacità di adattarti ai ritmi quotidiani, le condizioni di salute, la cura del corpo. 2 e 3. La settima casa è la casa dell'amore stabile, delle relazioni stabili, dei contratti, anche delle unioni stabili, no? 7, 1, 2, 3. Ottava casa è la casa delle trasformazioni profonde, la casa della morte, della rinascita, dell'occulto, dell'inconscio, dei sogni, della sessualità, dei limiti, dei tabù da superare. Vediamo.
1, 2, 3. Nona casa è la casa dei viaggi lunghi, degli studi superiori, delle credenze, della fede, dell'oltre, dell'evoluzione spirituale, della filosofia, la casa della vocazione anche, la nona, no? Vediamo. 1, 2 e 3. La decima casa è la casa del successo, cioè dove avrai successo quest'anno. È anche la casa della carriera. Ecco, qua ne è caduta una, la lasciamo. Dove realizzi qualcosa di importante quest'anno, dove avverrà il tuo successo. 2 e 3. 11ª casa è la casa delle amicizie. Tutte le amicizie, le cause comuni, i nuovi alleati di quest'anno, i progetti di gruppo. 1, 2 e 3. 12ª casa è ultima, la casa del karma e dell'occulto. La casa di ciò che non sai, ciò che riguarda il karma, l'occulto, le prove di vita, la casa delle vite passate, delle sfide karmiche e anche dell'elevazione spirituale al contempo. 1, 2 e 3. Bene. Allora, stiamo un attimo qua. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Anno 2026, cosa accadrà? Allora, andiamo a vedere la prima casa. La luna, l'8 di bastoni cavaliere di bastoni. Allora, io qua vedo chiaramente che iniziamo l'anno con un po' di timore dello sconosciuto, un po' di timore di ciò che non sai, un po' di dubbi, un po' di cose nascoste dentro di te o fuori, un po' di dubbi. Però la luna è il grande archetipo del mistico, insieme all'eremita, insieme all'appeso. Cioè, fidati delle tue intuizioni anche quando non sai dove stai andando. Ti fiderai di quelle intuizioni. Io vedo che ci saranno delle accelerazioni dirompenti e una grande voglia di scoperta e di vivere da parte tua. Quindi, sento che hai questo richiamo dell'inconscio che chiede ascolto. Cioè parti con una sensazione, quest'anno parti con una sensazione di sospensione, no? Di non capire tutto, di intuizioni che si muovono nel buio, un po' di timore a seguirle, emozioni forti, farai dei sogni profetici, avrai delle visioni, premonizioni, un'intuizione accesa, ma ci sono anche delle paure antiche che vanno poi risolte, lo andiamo a fare con le pratiche yoga sciamanico, no? Seguire l'intuizione, benedire le paure ancestrali, o meglio le emozioni relative a quelle paure ancestrali. E poi cosa succede? Boom, 8 di bastoni, questo velo lunare si strappa, l'energia prende una velocità incredibile. Io qua vedo notizie, messaggi, decisioni, sincronismi, cioè questo è un inizio anno in cui tutto si muove, tutto scorre, tutto accelera, da un momento di sospensione a boom. Vedo che sei spinta, sei spinto, trascinato, sarai chiamata o chiamato a muoverti, a decidere, a lanciarti e avrai una sicurezza tale che sembra provenire da un altro luogo, che è il luogo dell'intuizione, dove vive il tuo amante mistico, la tua sposa celeste, che è il tuo spirito guida, no? Per chi non conosce lo yoga sciamanico. E poi, che succede? Questo cavaliere di bastoni è l'immagine più vera di te di quest'anno, nella tua prima casa, nella casa dell'ascendente, cioè sarai un viaggiatore di fuoco, sarai pioniere, sarai una guerriera, un guerriero che sente la vita chiamarlo e risponde subito. Quindi che significa in pratica? Che all'inizio dell'anno avrai grandi intuizioni ma anche un po' di confusione temporanea. Poi arriva un'ondata di eventi, succederanno quest'anno, delle opportunità che ti spingono a fare scelte rapide. Quindi il 2026 parte con o un viaggio, o un progetto nuovo, o un trasferimento, o una decisione impulsiva ma è giusta, perché viene dall'inconscio. Quindi tu entri nel nuovo ciclo in modo passionale, ispirata, ispirato, acceso, impavido,
e la tua personalità cambia, cioè diventi più istintiva o istintivo, meno razionale finalmente, più creativa, più creativo, più selvatico, più coraggioso, più sciamano. Cioè, è come se lo spirito guida ti stesse dicendo basta aspettare, è il tuo momento, segui il fuoco. Meraviglioso, ok. Muori ogni giorno e non te ne accorgi. Guardati, stesso posto, stessi pensieri, stesso te, come un cadavere che respira. Alcuni lo chiamano morte in vita, altri lo chiamano sonno dello spirito. Tu come lo chiami? Per risvegliarti devi attraversare una morte, non simbolica, non metaforica, quella vera, dove l'identità che hai costruito si disintegra. Un mistero il cui fuoco ha divampato indisturbato nella storia. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Respiri che spingono la coscienza oltre il corpo, archetipi che scavano nell'ombra, passaggi che bruciano l'ego. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. E lo godrai, certo che lo godrai, ma non sarai tu a goderlo. Sarà chi diventerai. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Andiamo a vedere adesso la seconda casa, che è la casa dei soldi, del denaro, del valore. Vediamo un po'. E qua abbiamo soldi, 3 di denari, regina di coppe e il paggio di denari. Guarda, io qua vedo che ci sono dei nuovi investimenti e delle collaborazioni straordinarie. Collaborazioni straordinarie, ma non solo. Perché qua ci sono persone che cooperano. Questa è una vera fornace creativa, emotivamente ispirata. Cioè io qua vedo che tu costruisci. Non costruisci da sola o da solo quest'anno, perché ci sono delle collaborazioni di valore, cioè di persone che riconoscono il tuo talento, di persone che vogliono lavorare con te. È un anno in cui, per esempio, o un progetto, o un'idea, o un'attività che era magari in bozzolo nel 2025 prende forma concreta. E poi con la regina di coppe rende tutto più profondo, cioè il denaro nel 2026 arriverà quando tu segui il cuore e non la strategia. Salvatevi il video, ragazze mie e ragazzi, lo so che lo fate ogni anno per seguire questo sentiero. Il denaro arriva quando segui il cuore e non la strategia. La strategia del cuore, potremmo dire. Cioè, il denaro arriva quando ti emozioni, quando ami ciò che fai, quando ti metti al servizio di qualcosa che ti tocca davvero dentro. Quindi è un anno in cui i guadagni sono legati alla creatività, alla cura, all'intuizione, allo spirito e anche all'arte o all'aiuto agli altri. Cioè tu guadagni quando ti lasci andare emotivamente. Ok? E questo va a coronare tutto il paggio di denari, cioè sono le nuove opportunità materiali. Io vedo nuova entrata economica, nuove idee da monetizzare, un progetto che cresce lentamente ma in modo sicuro, una formazione può essere anche un corso, oppure un upgrade delle tue competenze, oppure una proposta che parte piccola e diventa enorme. Va bene? Quindi in pratica non sarai sola o solo nel costruire, perché arrivano alleati, arrivano collaboratori, arrivano persone valide. Guadagni attraverso qualcosa che ti piace davvero, questo mi stanno dicendo. Le entrate migliorano, ma soprattutto diventano più stabili e più gratificanti. C'è una nuova opportunità economica o un nuovo lavoro, qualcosa che porta denaro nuovo, e il tuo cuore guiderà la materia. Cioè, quando ti emozioni, il portafoglio si apre, questo mi arriva. È un anno in cui tu metti le basi solide per un futuro molto prospero. Quindi ti dico già che questa seconda casa è stupenda. Questo è denaro che nasce dal dono dell'anima.
va bene? È bellissimo e sono felicissima per te di dirti queste notizie. Vediamo adesso la terza casa, che è la casa dei viaggi brevi, degli studi, della comunicazione, anche i fratelli. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Il mondo, e già mi dice che ci saranno dei viaggi brevi, dei viaggi, spostamenti, 9 di denari, AC picchia, cavaliere di coppe, ti muovi per quanto riguarda l'economia, e qua l'economia va benissimo quest'anno, eh. Prima di tutto vedo che tu ti muoverai nel mondo quotidiano. Come ti muovi? Con 1000 idee, la comunicazione è forte, ci sono spostamenti, contratti anche. Cioè, allora il mondo mi parla di un traguardo, di realizzazione, di espansione. Io vedo che tu comunicherai da un nuovo livello, come se avessi completato un ciclo e fossi pronta o pronto a parlare, a muoverti, a mostrarti al mondo con una maturità diversa. Ci sono dei viaggi importanti qua con il mondo, anche dei contatti internazionali per alcuni di voi. Una comunicazione che raggiunge più persone, vedo. La tua visibilità cresce. Un cerchio che si chiude e uno nuovo che si apre. Cioè come se la tua voce diventasse globale, universale. E questa è la sicurezza personale, il 9 di denari, no? Questa è la tua capacità di parlare, di scrivere, di creare, di comunicare da uno spazio di totale autonomia. Cioè il 9 di denari ti dice: sono abbastanza, so quello che valgo, ho costruito qualcosa di mio. E questo nella terza casa significa che tu diventi autorità nelle tue idee. Cioè parla di una stabilità che conquista questa. Tu ti muoverai nel mondo con eleganza, con misura, con risultati concreti. Cioè, questo è un tipo di comunicazione che attira opportunità economiche. E questo è il cavaliere di coppe, è la motivazione emotiva che ti spinge. Vedo delle proposte gentili, messaggi d'amore, creatività che fluisce, parole che curano. Avrai un modo... Scusate un attimo. Allora, ti stavo dicendo, avrai un modo magnetico e seducente di comunicare. Cioè, la tua voce conquisterai con la parola, con il modo in cui ti racconti. Questi sono anche i viaggi romantici, dei piccoli spostamenti che ti aprono il cuore. Allora, guarda, stanno uscendo carte bellissime per te. Allora, in pratica che succede? Che tu comunicherai la tua voce, il tuo modo di essere, come comunichi, meglio che mai. La tua voce prende spazio, prende il mondo. Magari dei progetti online, qualcosa, non lo so. C'è un upgrade enorme nella tua visibilità social, a livello contatti internazionali, ok? Ci sono delle opportunità che arrivano da lontano. Un progetto comunicativo può essere un video, una scrittura, dei social, un insegnamento, counseling, arte, musica, che si espande, vedo qui. Cioè, le tue parole, quello che dici porta denaro, porta soldi, riconoscimenti, nuove relazioni anche. Qua vedo anche però un messaggio d'amore, un corteggiatore tramite viaggi e comunicazioni. I viaggi brevi sono molto positivi. Vedo tanto movimento, più cuore, più libertà. Cioè, questa terza casa è un nuovo capitolo luminoso per te. Sono carte bellissime, ma comunque tutti i segni zodiacali che ho fatto fino a questo momento, non ne ho fatti ancora tanti, però è proprio l'anno del mago questo, è bellissimo. Vediamo la quarta casa, che è la casa della famiglia d'origine, la casa della casa dove abiti, il nucleo domestico. Vediamo. Qua abbiamo una prima, diciamo, sensazione diversa. L'8 di spade, AC picchia, 10 di spade, regina di spade. Allora, potente, chirurgica, liberatoria. Questa è una delle tue case karmiche quest'anno, dove c'è un karma da sciogliere. Cioè, io ti dico che questa è una casa che chiude un ciclo di decenni. Decenni. Allora, ma andiamo per gradi. Andiamo per gradi. È arrivato il tempo di tagliare ciò che ti teneva piccola o piccolo. Perché? Perché l'8 di spade è la prigione mentale, è la sensazione di essere bloccati, responsabilità familiari pesanti,
delle dinamiche ereditate, degli schemi emotivi che non ti appartengono. Cioè tu nel 2026 dici non voglio più essere il contenitore delle emozioni degli altri. Quindi fine del ruolo del salvatore. E questa 10 di spade è la vera chiusura. Il ciclo karmico che crolla, è il capitolo che finisce, è la resa che libera. Quindi potrebbe indicare o una situazione familiare che si conclude definitivamente, o la fine di una dinamica tossica, o la fine di un ciclo emotivo che dura da anni, o una distanza necessaria con un membro della famiglia. Anche un trasferimento dopo un periodo pesante, o anche la caduta di un'illusione legata al passato. Questa non è una carta negativa, è una carta chirurgica, ti dice basta e finalmente arriva la rinascita. E poi abbiamo la regina di spade e lei, questa qui, anche se sei uomo, è la tua versione più lucida, più forte, protetta. Cioè la regina di spade fa confini chiari, farà i chiari confini, è una freddezza funzionale, un'autorevolezza. Prenderai decisioni fatte con la testa e non col testa e cuore e non con il dramma. Ci saranno dei tagli necessari. Cioè tu avrai la capacità di dire questo non mi fa bene. Cioè tu torni sovrana, sovrano, dentro di te. Non più figlia ferita o figlio ferito. Perché la regina è la guarigione mentale, è l'ordine dopo il caos. Quindi la casa si fa più chiara, più silenziosa, più tua. Cioè, in pratica cosa succede davvero? Che tu tagli un legame familiare stagnante oppure una dinamica che ti tratteneva. Si libera da tutto, ti dice queste carte. Cioè, alla fine ti liberi da un karma antico. O cambi casa o cambi atmosfera in casa. C'è una fine che porta una pace completamente nuova. Diventi adulto in senso spirituale. Non chiedi più approvazione alla famiglia. Qua c'è la casa interiore che si ripulisce. Per alcuni di voi ci può essere una donna molto razionale, forse una figura familiare, che giocherà un ruolo di distacco o di chiarimento. Per alcuni. Io vedo che qua tu diventi più indipendente, più lucida, più lucido, più libero. Cioè, questa è una casa karmica, cioè diventi più forte, è una casa che ti salva la vita. E dopo questa purificazione tutto il resto del 2026 scorrerà molto più leggero. D'altronde questo successone nelle altre aree, ancora non abbiamo visto le altre, però prevedevo una casa di questo tipo. Vediamo la quinta casa, che è la casa della creatività, è la casa dell'entusiasmo, anche la casa dei figli, delle figlie, se si vogliono avere dei figli, e degli amori più leggeri. Vediamo un po', quinta casa. Qua abbiamo l'8 di denari, il 4 di coppe e il 5 di denari. E qua tu non stai più ai compromessi, Io vedo che tu tornerai l'artigiano che vive dentro di te con l'8 di denari. Qua io non ti vedo come l'artista che vuole l'applauso, ma ti vedo come colei o colui che vuole perfezionare l'opera. 8 di denari. Cosa significa questo? Io vedo allenamento, vedo studio, vedo ripetizione, vedo costruzione quotidiana, vedo che inizi a creare una nuova routine creativa. È come se tu dicessi quest'anno mi metto seriamente su quel progetto che ho rimandato 1000 volte. Ecco perché ci sono questi risultati concreti di soldi, abbondanza nel 2026. Poi vedo una fase di apatia, della serie dove ti vedo che dici non mi entusiasma niente, quello che facevo prima non mi fa più vibrare, mi sento scarico creativamente, ma questo è un bene perché questo 4 di coppe è una pausa sacra, perché proprio quando tu non trovi più brillantezza arriva una nuova ispirazione che scende come un dono dall'alto, eccola. Una cosa che oggi non vedi, adesso non lo vedrai in quel momento quando arriverà questo, ma arriverà. Il 5 di denari è la vecchia ferita creativa. Mi parla di sentirsi soli nel creare, di paura di non essere apprezzati, di timore di fallire. È una fase in cui sembrerà che nulla ti renda più, ma
questa carta chiude una ferita infantile. Cioè, è come dire, smetto di cercare approvazione, creo per me. Ed è proprio quando molli la ricerca del pubblico che il pubblico arriva. Ti ho detto, guarda qua chi abbiamo nella terza casa. C'è proprio una ristrutturazione dalle fondamenta. Io qua vedo che tu torni a lavorare sodo su un talento tuo che avevi trascurato. Ricostruirai la creatività dalle fondamenta, troverai un nuovo progetto che ti ridà la luce, guarisci la ferita dell'essere non vista o non visto, smetti di accontentarti di amori tiepidi o superficiali, in amore sceglierai solo chi vibra davvero con te. Io vedo che qua nascerà una nuova passione creativa che nasce da un momento di frustrazione. Vedi, lei è apatica qui e una coppa gli arriva da dietro. Quindi una nuova passione creativa che nascerà da un momento di frustrazione. Come vi dico sempre, alleatevi con le emozioni più ctonie sotterranee, lo farete egregiamente perché avrete questa nuova passione creativa. Se hai dei figli, io vedo che qua c'è impegno. Ci possono essere però delle discussioni pratiche, però ci sarà una grande crescita. Cioè questa carta mi dice che il 2026 è l'anno in cui tu ti prendi sul serio a livello artistico. È l'anno in cui tu costruisci le basi del successo che avrai con questo nuovo talento nel 2027. Non sto dicendo che quest'anno non avrai, cioè guarda che case, cioè quello che andrai a costruire quest'anno a livello artistico, a livello creativo, a livello tuo, è quello su cui si baseranno tutti i tuoi prossimi 9 anni, va bene? È una nuova, a livello creativo è la quinta casa, una nuova creazione, qualcosa che nascerà da un momento di frustrazione che avrai quest'anno. Quella è l'idea geniale che porterai avanti, ok? Andiamo a vedere adesso la sesta casa che mi parla del lavoro e della salute. 6 di spade, qua c'è un traghettamento, una transizione. Wow, la giustizia ci picchia la forza, io te l'ho detto. Allora, qua ci sei tu in pole position con la forza. Allora, partiamo dal lavoro. 6 di spade. Non so se cambierai lavoro, non lo so, non è proprio un cambio di lavoro, cambi il modo in cui lavori. Che cosa significa? Lascerai un ambiente pesante o caotico, ti allontani da compiti stressanti, ridurrai il carico che non ti appartiene, elimini collaborazioni tossiche, cambierai stile organizzativo, cioè in pratica smetterai di fare le cose come le facevi prima. Questo è un passaggio da un modo sbagliato di lavorare a uno più intelligente, più leggero, più efficace, più efficiente. Ok? E metterai ordine nei progetti e verrà tutto riconosciuto per la tua competenza. Cioè il 2026 mette tutto in equilibrio, giustizia. Che significa praticamente? Firmerai dei contratti chiari, riorganizzi l'attività, ti assumi soltanto delle responsabilità che per te sono giuste. Otterrai una collaborazione più equa, troverai un ritmo sostenibile, magari non l'hai avuto negli anni precedenti, dei ritmi sostenibili, e riceverai degli incarichi più definiti e meritati, cioè vieni percepita o percepito come serio, affidabile, professionale, ed è questo che ti porta alla stabilità che abbiamo visto prima. E poi diventerai più forte nella tua natura, cioè mi dice che la forza nella sesta casa dice che tu lavorerai con costanza, diventi disciplinata, disciplinato, mantieni alta l'energia e realizzi risultati concreti, superi delle prove professionali importanti e chiuderai l'anno molto più forte di come l'hai iniziato e soprattutto entri in una fase di crescita economica lenta e sicura. Questa non è un'esplosione improvvisa, è un consolidamento, c'è una scalata costante. Quindi io vedo che nel 2026 metterai ordine, cambi rotta e ti rafforzi, ottieni finalmente stabilità, riconoscimenti nel lavoro, ok? Cioè è un anno dove il quotidiano
sesta casa, diventa potere. Il lavoro si sistema e i risultati arrivano perché tu sei centrata, centrato, sei forte e sei lucida o lucido, ok? A livello di salute cosa vogliono dire queste carte? Che ti liberi da abitudini dannose, o che siano alimentari, o che siano ritmi stancanti, o che sia stress accumulato. Dice addio anche a delle notti insonni o a delle tensioni inutili. Stop a comportamenti che logorano il corpo e la mente. Inizi magari a praticare uno yoga sciamanico. A gennaio partiamo con le masterclass, quindi lo vedo che molti di voi, lo so che già mi avete mandato 100 mail, e con le pratiche, realizzazione dell'obiettivo o sì. Qua vedo che va via lo stress, da responsabilità insomma che non ti appartengono, cioè questo è un passaggio di purificazione. Cioè come attraversare un fiume e sentire il peso sulle spalle alleggerirsi, mi spiego? Poi la giustizia mi parla di equilibrio di routine, cioè qua entra proprio la pratica della salute, metti ordine nella routine quotidiana, sonno giusto, alimentazione, un buono yoga, un buon movimento, prenderai delle decisioni consapevoli anche sui trattamenti da fare o se integratori, non lo so, scegli delle attività che rinforzano corpo, mente, senza scorciatoie, e sapete che lo yoga sciamanico è il più efficiente e più efficace dell'universo. Cioè il 2026 ti porta a prenderti cura di te seriamente, senza più trascurarti. E la forza me lo conferma, è la vitalità che acquisisci. Recuperi energia fisica, emotiva, cioè alla fine dell'anno sarai molto più forte di come l'hai iniziato, una sorta di 20 anni di meno, ok? Sviluppi resistenza, affronti stress con coraggio, con calma anche, riesci a trasformare la fatica in potere personale, proprio come vi insegno sempre con lo yoga sciamanico. Io ho perso 20 anni con lo yoga sciamanico, sono tornata a 5 anni. Cioè, come se il corpo imparasse a rispondere al comando della tua mente, del tuo cuore, mi spiego? Ecco, tu decidi, il corpo ti segue. Quindi il 2026 io vedo che tu libererai vecchie tensioni, abitudini nocive e organizzerai la tua vita in modo equilibrato, ritorni pieno di energia. Quegli aggiustamenti quotidiani, ti porteranno a dei risultati fisici ed emotivi senza precedenti. Tu diventi padrone del tuo corpo e della tua energia. Bellissimo, bellissimo. Aspettate un attimo, c'è uno scerino qua. Ok. Allora, vediamo adesso, andiamo a vedere cosa accade nella settima casa, che è la casa anche delle relazioni stabili, del matrimonio, dei contratti, degli amori stabili. Vediamo un po'. La ruota della fortuna, il destino gira. Wow, giudizio. L'asso di bastoni. Qua prendiamo una decisione importante. Allora, il 2026 porterà dei cambiamenti radicali e significativi in amore. La ruota della fortuna è una carta di trasformazione e movimento. Io vedo che qua potrai incontrare persone che entrano nella tua vita all'improvviso, ma per una ragione precisa. Il destino ti porta a degli incontri che apriranno porte nuove. La ruota mi parla di movimenti, cicli, scelte karmiche, cioè praticamente che succede? Che potrai incontrare una persona che cambia il tuo modo di vivere l'amore. Oppure un rapporto già esistente può evolvere molto profondamente. E il giudizio mi conferma che il 2026 per te è un anno di scelte consapevoli in amore. Si chiudono cicli del passato, si prendono decisioni che portano liberazione emotiva. E sarà il momento in cui tu dirai sì o no a chi merita davvero il tuo amore. Questo significa che tu non ti accontenti più. Non c'è spazio per relazioni tiepide. Si sceglie chi risuona con la tua anima. Si sceglie chi porta crescita e gioia vera. Se c'è un amore già presente, questo può trasformarsi in un legame più maturo e stabile. Se sei single, quest'anno arriva qualcuno che risveglia passione, consapevolezza, qualcuno che stimola il cuore e la mente. E l'asso di bastoni conferma che nasce un nuovo fuoco. Vedo che c'è passione, Kundalini si accende
iniziativa, indica un incontro elettrizzante, stimolante, che accende il desiderio di costruire insieme. È un amore che parte con grandissimo entusiasmo, ma con la possibilità di diventare qualcosa di duraturo se nutrito con attenzione. Cioè, in pratica, rido perché c'è il giudizio della fortuna, puoi incontrare l'amore della tua vita quest'anno o trasformare una relazione esistente in un legame profondo, passionale e concreto. Quindi, incontri importantissimi avrai quest'anno che ti daranno crescita, evoluzione, opportunità di sciogliere karma. Farai delle scelte consapevoli che avranno come presupposto il fatto che chi non vibra con te se ne va, chi vibra resta e cresce. C'è l'inizio di qualcosa di nuovo, passione, creatività, intesa fisica ed emotiva, relazione stabile molto probabile. Cioè, se tu sei pronta o pronto a impegnarti e a essere autentica o autentico, il 2026 ti premia con una relazione veramente stabile. L'amore quest'anno per te è un amore di crescita personale e proprio rinascita emotiva. Cioè, il destino gira la ruota. Tu ascolti la voce del tuo cuore e scegli chi entra nella tua vita è quest'anno per accendere la tua scintilla. Il 2026, lo sottoscrivo, per te è l'anno dell'amore vero, potente, trasformativo e creativo. Non accontentarti, scegli chi risveglia la tua leonina luce. È chiaro? Vediamo cosa ti dice ho detto l'amore della tua vita. Guardati il video che ho fatto sull'anima gemella del leone, va bene? Perché è quello che sto vedendo qua. Vatti a vedere quel video, identikit della tua anima gemella. Vediamo cosa ti dirà con i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Non ci posso credere, te l'ho appena detto. L'amore della tua vita, amore mio, ti ho cercato per vite intere. Rimango un po' sbalordita qua. E poi tanto mi farete sapere durante l'anno. Bellissimo, bellissimo. Quando facciamo la lettura con le 12 case astrologiche sono precise a livello chirurgico. Quindi vediamo. Cos'altro? Io non mi abbasso a mercanteggiare, questa persona ha tutto o niente, e anche questa soprattutto riguarda te, o tutto o niente, come ti ho detto prima. Resta solo chi veramente cresce con te, ok? Cos'altro? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Questo vale per ambedue, per tutti e due. Davanti a questo amore crollerete, c'è una resa attiva, sarà bellissimo, bellissimo, non aggiungo altro, bellissimo, tanto durante l'anno poi facciamo le nostre letture, ma le 12 case astrologiche ci danno proprio un quadro profondo. Ok, ottava casa, casa della morte, della rinascita, dell'occulto, dei tabù che vanno superati, delle profondità, vediamo, ottava casa, 10 di coppe, la stella e il 4 di denari. Nell'ottava casa tu impari a guardare sotto la superficie, no? L'ottava casa. Impari a trasformare le emozioni e le relazioni intime, perché anche la casa della sessualità, in qualcosa di potente e creativo. Allora io ti dico già una cosa. Ci sarà un'armonia emotiva profondissima con il 10 di coppe. Qua io vedo gioia, appagamento, felicità profonda nei legami intimi. Nel 2026 tu vivrai dei momenti di grande intesa emotiva con il partner. Le relazioni intime diventeranno uno spazio di nutrimento reciproco e non solo di passione fisica, te l'ho già detto qua. Se c'è un amore già esistente, qua vedo che l'intimità cresce e si rafforza, diventando dolce, appagante. Cioè tu sentirai che l'amore e la sessualità portano completa soddisfazione emotiva senza conflitti nascosti.
E nell'ottava casa poi c'è la stella. Qua mi dice che tu guarirai delle ferite passate legate all'intimità. Ferite passate legate all'intimità. Potresti aprirti a nuove esperienze senza paura. Qua vedo che le relazioni e la sessualità diventano un rito creativo, dove il corpo e l'anima si incontrano. È il momento di credere qua nella possibilità di un amore che eleva. Cioè in pratica tu ti sentirai ispirata o ispirato, protetta, protetto e capace di donarti e di ricevere in modo equilibrato. Qua col 4 di denari mi fa mettere l'accento su un po' di attenzione alle risorse e alla sicurezza, cioè questo 4 di denari ci porta all'aspetto pratico dell'ottava casa, no? Mi dice attenzione alle finanze condivise o alle risorse del partner. Potresti essere portata o portato a proteggere ciò che hai e anche in amore. Qua serve un po' di equilibrio, cioè aprirsi all'intimità, ma non dare o trattenere troppo, cioè gestire con saggezza le cose. Mi dice anche che le esperienze intime e le risorse condivise diventeranno strumenti di stabilità, non di conflitto. Cioè abbiamo queste due carte qua. Cioè, che mi sta dicendo in pratica con questa carta? Devi imparare a fidarti dell'altro, della vita e allo stesso tempo a gestire le tue energie e le tue risorse sia emotive che materiali. Cioè, in pratica, cosa mi dice qui? Ci saranno delle relazioni intime, felici e appaganti, con armonia emotiva. Ci sarà guarigione e apertura. Ci sarà la fine di vecchie paure. Ci sarà il rinnovamento della sessualità. Ci sarà la gestione delle risorse, cioè equilibrio tra fiducia e protezione. Sia in amore che nel denaro condiviso. Ok? Quello mi stanno dicendo. E poi vedo una crescita personale attraverso l'intimità. Qua l'Eros diventa un'esperienza trasformativa, ispiratrice. Cioè il messaggio sciamanico qui è apri il cuore, lascia che la gioia e la speranza, la fede, passami il termine speranza, lascia che la gioia e la fede ti guidino, trasforma l'intimità in arte sacra e le risorse condivise in potere e sicurezza, perché il 2026 ti dona quell'eros, eros, che nutre profondamente e la saggezza che protegge. Ok? Ok. Adesso andiamo a vedere la nona casa, che è la casa dei viaggi lunghi, la casa delle credenze, della fede, della vocazione anche. Vediamo un po'. 10 di bastoni. 5 di bastoni e il re di spade. Ti troverai ad essere in conflitto con le vecchie credenze che tu vuoi abbandonare perché non portano da nessuna parte, e anche con delle persone che ti stimoleranno la necessità di forgiare il tuo nuovo essere rispetto a quello in cui hai fede, rispetto in cui tu hai una visione. Potresti scontrare la tua visione con altre persone che non la condividono, va bene? E questo è il senso della mente lucida, portarla avanti senza più discuterne la tua visione. Ma andiamo per gradi. Allora, partendo dal presupposto che questa casa ci parla di cosa ti guida nell'oltre, no? Cosa ti spinge a crescere, a esplorare, a capire il senso più profondo della vita. Ecco, partendo da questo presupposto, mi dice che tu potresti sentire un po' il peso delle tue convinzioni e dei doveri spirituali o filosofici, cioè potrebbero esserci delle responsabilità extra nello studio, nei viaggi o negli impegni culturali e spirituali. Delle vecchie credenze o degli approcci superati si faranno sentire qua, come se dicessero ora devi scegliere davvero in che cosa credi. Cioè è un anno in cui tu impari a portare i pesi con dignità e forza senza lasciartene schiacciare. Quello in cui credi lo porto avanti. Cioè a livello pratico alcune scelte di vita richiederanno qua dell'impegno da parte tua e attenzione, però sono anche lezioni di resilienza e di crescita, mi spiego? Ci saranno dei conflitti. Potresti incontrare delle persone che ti sfidano a livello intellettuale o spirituale. Scontri di opinione, discussioni, test di fede, no?
Ecco, questo serve per far emergere la chiarezza tua interiore. Chi ti fa da specchio, chi è allineato a te e chi no. Cioè, tu devi difendere le tue convinzioni, però anche imparare a dialogare e a discernere con saggezza. Ognuno poi fa quello che vuole. Tu hai le convinzioni, se l'altro non è d'accordo, va bene, insomma. Cioè, tu hai tutti gli strumenti mentali e decisionali per gestire i conflitti nella nona casa. Io qua vedo che tu farai anche delle scelte equilibrate su degli studi o dei percorsi spirituali che farai o su dei viaggi. Vedo che troverai la tua verità e il tuo cammino senza farti confondere dagli altri, cuore di spade. Cioè, anche se ci sono delle sfide, tu ragioni, decidi e mantieni integrità e visione chiara. Mi spiego? Quindi, ricapitolando, potrebbero arrivare degli scontri o delle divergenze di opinione con chi non condivide la tua visione. Alcuni pesi e responsabilità legati a delle vecchie abitudini che avevi o degli approcci alla vita obsoleti che avevi emergeranno per essere trascesi e si confronteranno con le opinioni degli altri. È l'anno in cui tu rafforzi la tua fede e la chiarezza interiore, distinguendo chi è allineato con te e chi no. Vedo che ci saranno dei viaggi, degli studi e delle scelte spirituali o filosofiche che ti porteranno crescita, maturità e discernimento. Quindi il messaggio sciamanico qua è: cammina con il cuore saldo e la mente chiara. Le prove e le divergenze che arriveranno saranno specchi, mostreranno la tua forza e la tua verità, perché il 2026 è l'anno in cui la tua fede diventa potente, radicata e illuminata. Va bene? Ok. Decima casa, dove avrai successo quest'anno? La casa del successo, della carriera. Vediamo dove avrai successo quest'anno. Asso di denari, 6 di coppe, ma veramente il matto, ti dico subito a colpo d'occhio, successo in tutto ciò che ti motiva a livello tutto ciò che ti motiva a livello emozionale in cose nuove, successo in ciò che ha a che fare con delle cose nuove anche lavorative che ti ricordano la gioia di vivere, ok? Ma andiamo per gradi. Vedo che inizierai delle iniziative nuove, aprirai nuovi lavori o attività che daranno stabilità economica e riconoscimento. Questo non è solo guadagno, è anche realizzazione personale e materiale, cioè costruire qualcosa che duri nel tempo. Quindi nuove porte si aprono, basta avere il coraggio di metterci l'energia. Questo è il ritorno a ciò che ti emoziona, memorie, nostalgie, piacere emotivo, cioè vedo che tu ritroverai delle vecchie passioni o dei talenti dimenticati, come ti avevo detto già anche nella quinta casa, e li trasformerai in opportunità concrete. Cioè il lavoro e il successo diventano appaganti anche a livello emotivo, non solo materiale, e non c'è cosa più bella. Cioè cose che ti rendono felice nel profondo si realizzano. Cioè il successo che avrai quest'anno ti nutrirà l'anima. E qua mi dice che tu sperimenterai, uscirai dalla zona comfort e il successo arriverà quando tu seguirai il tuo istinto e non hai paura di partire da zero. Potrebbero esserci dei cambiamenti radicali ma entusiasmanti nella carriera o nei progetti che hai principali. Tu devi lanciarti con fiducia, perché? Perché l'universo ti sostiene. Quindi ci sono opportunità materiali che danno stabilità e guadagno, una realizzazione emotiva di ciò che costruisci, che ti appaga anche nel cuore. Il successo arriverà se tu osi, se segui la tua passione e intuizione, e ci saranno dei momenti di cambiamento entusiasmante che portano a una crescita concreta. Quindi, dove avrai successo quest'anno? Avrai successo nei progetti nuovi, creativi che uniscono cuore ed emozione alla concretezza. Brillerai quando intraprendi iniziative che ti motivano a livello emozionale, cose che ti appassionano davvero. Avrai successo negli ambiti dove puoi mettere in pratica le tue idee, seguire la tua ispirazione e rischiare con coraggio. La chiave qui è osare, sperimentare. Avrai successo e brillerai dove oserai, trasformando anche magari delle vecchie passioni, magari una pittura o la scultura, qualsiasi cosa, no?
in realtà tangibili, cioè tu brillerai creando, innovando e seguendo il cuore. Bellissimo, bellissimo. Vediamo adesso 11ª casa, che è la casa delle amicizie, delle nuove alleanze, delle cause comuni. Vediamo. Qua abbiamo Re di Coppe. Ah, 3 di spade e gli amanti. Guarda, tu avrai delle amicizie molto profonde quest'anno, molto affidabili. Qua ci sono delle persone che ti sostengono emotivamente. Re di Coppe. O una persona o delle persone. E ti dico che questi amici possono diventare anche degli alleati nei progetti professionali o creativi. Perché qua vedo energia di cura, di comprensione, di supporto. Cioè vedo che ci saranno delle persone nella tua vita che capiscono i tuoi sentimenti e ti aiutano a realizzare i tuoi sogni. Non c'è cosa più bella, perché il sangue, la famiglia che crea insieme alla necessità e insieme alle doti il successo, no? Bisogna avere 3 cose per avere successo. Bisogna avere il talento, le doti, cioè sviluppare il talento e le capacità attraverso le pratiche che facciamo, comunque riconoscere che ognuno di noi ne ha uno, altrimenti non stai sulla terra. La necessità, cioè a costo di vivere o morire, cioè devo realizzare quella cosa, e la famiglia, il supporto, le partnership. Questo determina il successo. Ecco, qua c'hai delle persone che ti aiuteranno in questo. Ci potrebbero essere al contempo però delle piccole delusioni o separazioni nel gruppo sociale, 3 di spade. Per esempio tu potresti lasciare andare delle amicizie che non sono più allineate ai tuoi ideali. Potrebbe esserci qualche tradimento o incomprensione a livello di amicizia. Però servirà anche fare chiarezza e rafforzare, questo che succede serve a fare chiarezza e a rafforzare i legami autentici. Cioè fondamentalmente tu i legami superficiali o limitanti ti stacchi da quelli, lasciando spazio a chi è veramente in sintonia. E gli amanti mi confermano che sarai chiamata a scegliere con cura le persone con cui condividere le tue energie e i tuoi progetti. Perché le collaborazioni e le amicizie più importanti nascono da sintonia profonda, da valori comuni. Cioè anche in amore o nei gruppi, ecco, le scelte saranno intenzionali, consapevoli. Tu sceglierai quest'anno di circondarti di persone che riflettono la tua luce e sostengono la tua crescita, questo è il senso. Quindi ci sono delle amicizie solide, empatiche, persone affidabili che ti sostengono. Distacco da relazioni inutili che non vibrano, se ne vanno da sole, non devi fare niente. Perché ci sono delle collaborazioni consapevoli, cioè dei progetti, dei gruppi che rispecchieranno i tuoi ideali. Sì. Bellissima casa anche questa, rivoluzione per tutti. Ultima casa, la 12ª, la casa del karma, dell'occulto, delle prove, sfide karmiche, di ciò che non ti vedi arrivare. Vediamo cos'è, di ciò che ti può sorprendere, no? Le prove karmiche, eccetera. 4 di spade, 5 di coppe e l'eremita. Ci può essere un momento di stop che ti inviterà a guardare dentro e a trovare la saggezza interiore, una delusione o qualcosa. Magari ci saranno delle pause obbligate, qua vedo, o la necessità di staccare un po' dalla frenesia quotidiana, perché stai metabolizzando esperienze passate, ok? Cioè qua vedo che ci sarà un tempo di rigenerazione mentale ed emotiva che sarà fondamentale per avanzare con chiarezza. Rispetto a cosa? Delle delusioni che ci possono essere, delle perdite emotive che servono però come insegnamento, dea della solitudine, della tristezza, dolce tristezza. Potresti sentire rimpianto per alcune persone o per delle situazioni che non ci sono più. Però questo rimpianto ti serve a lasciare andare ciò che non serve più, fare spazio al nuovo. C'è il seme della crescita, della comprensione karmica qui, le 2 coppe piene, no? Ciò che si perde ora apre la porta a nuove consapevolezze e opportunità. E l'eremita con la luce della conoscenza interiore ti dirà che in queste circostanze sarai pronta e chiamata a guardarti dentro, a scoprire ciò che davvero vuoi e capire le tue lezioni karmiche. C'è un periodo di ricerche spirituali qua, di meditazione, crescita personale, che ti permetterà di prendere delle decisioni più consapevoli e mature per il futuro. Ci saranno dei momenti quindi di introspezione che illumineranno la strada, rendendoti più saggia, più centrata. Cioè,
Ti dovrai prendere del tempo per riflettere, elaborando perdite e delusioni che non servono più. Vedo crescita spirituale e consapevolezza, dove comprenderai le lezioni karmiche che hai avuto e chiuderai dei cicli che ti apriranno delle nuove possibilità. Quindi il messaggio sciamanico è questo: fermati, guarda dentro, lascia andare ciò che ti pesa. Lo puoi fare solo alleandoti con le emozioni. Le delusioni che avrai praticate con lo yoga sciamanico saranno semi di saggezza e il 2026 ti inviterà a scoprire tutta la luce che abita in te per camminare più forte e consapevole. Ok? Ragazze mie e ragazzi, AC Picchiolina, che anno? Cioè, questo 2026 è un anno di rinnovamento e crescita per te. C'è un periodo in cui delle nuove iniziative, nuovi progetti ti daranno successo materiale ed emozionale, specialmente se segui le tue passioni e talenti, va bene? E questo anche il tuo intorno ti supporterà a farlo. Resteranno accanto a te solo le persone che condividono i tuoi valori, perché non vuoi più essere depauperata di energia, mi spiego? I legami superficiali si allontaneranno o limitanti. E nell'amore, vabbè, c'è una bomba, relazioni bellissime, autentiche. E nel contempo ti prenderai i giusti momenti di riflessione e introspezione, elaborando eventuali delusioni, perché chiuderai dei cicli vecchi e ti aprirai a consapevolezze strabilianti. Cioè l'anno in cui il 2026 tu brilli seguendo il cuore, realizzi concretamente i tuoi desideri e rafforzerai la tua saggezza interiore. Wow. E adesso, Dulcis in fondo, ti metto anche una carta del drago immaginale per vedere cosa ti dice, dandoti anche il rituale della buona riuscita che puoi fare quando vuoi, inseriti al rituale del tuo segno zodiacale per ogni mese, no? Vediamo. Leone. Ghiacciaio, accipicchia. Qua io credo che debba ricordare tu delle memorie. Comunque fammi leggere. Ghiacciaio 22. Ti leggo solo il responso del drago, Allora, fidati delle tue sensazioni quest'anno, delle tue visioni, dei tuoi sogni, anche se possono sembrare irrazionali. Fidati e vacci dentro. Il rituale della buona riuscita. Lo spirito guida ti parla per immagini. Rimani in piedi nella penombra di una stanza o nella luce del tramonto. Pronunciando una sola volta il mantra Hig, H-I-G, Hig, rivolgiti verso nord. Immaginati nato in un mondo intensamente spirituale, da genitori spiritualmente evoluti. Esprimi la volontà di essere dotato di alti poteri interiori e di essere in grado, con la tua vita, di liberare molte altre vite. Poi, pronunciando una sola volta il mantra Hig, rivolgiti verso est. E immaginati nato come spirito animale capace di intendere perfettamente il linguaggio dell'anima del mondo e di contribuire con ciò al trionfo della natura e della piena armonia uomo-natura. Poi, pronunciando una sola volta il mantra Hig, rivolgiti verso ovest e senti la presenza di magnifici spiriti ispiratori. Immagina di essere nato come spirito guida e protettore degli esseri umani tuoi discendenti. Pronunciando una sola volta il mantra Hig, rivolgiti verso sud e immaginati nato come capo di un popolo, capace di contribuire con la tua autorità alla salvezza di molti. Infine, pronunciando una sola volta il mantra Hig, reclina leggermente all'indietro la testa e rivolgi il viso verso l'alto. Immagina la chiara luce dell'essenza primaria. Immagina di procedere verso la luce e di entrare nel regno della liberazione finale e di non dover mai più fare ritorno nel mondo delle apparenze fenomeniche, né in un corpo umano, né nelle sembianze di uno spirito. Questo rituale ti aiuta a ricordare memorie molto profonde, capaci di darti sensazioni, intuizioni e sogni rivelatori. Nei giorni immediatamente successivi alla pratica del rituale devi prestare estrema attenzione alle tue sensazioni, alle tue visioni e ai tuoi sogni. Ragazze mie e ragazzi, fatevi questo rituale perché è potentissimo.
Mettetevi una candela, state al centro della stanza e fate nord, est, ovest, sud e poi alto, pronunciando il mantra Hig. Immaginatevi quello che vi ho appena letto. Quando lo sentite, fatelo questo rituale e annotatevi poi nei giorni a venire tutte le sensazioni e i sogni che fate, perché vi serve in questa ascesa che state facendo. Ok? Detto questo, concludo qui. Ti abbraccio forte forte, tanto poi ci vedremo alle masterclass. Io ti ringrazio, ti auguro ogni bellezza perseguibile e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.